Ciao e benvenuto! Oggi ti insegno come fare la cucitura a punto invisibile fatta a mano. Si tratta di una tecnica che viene utilizzata molto in sartoria tradizionale e devo dire la verità, è il mio punto preferito, cioè sono appassionata di punto invisibile perché ti permette di attaccare insieme le cose in maniera invisibile. E vabbè, cioè io continuerei a parlarne per ore, quindi penso che la cosa migliore sia cominciare subito. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da te. Andiamo. Eccoci qua, cominciamo. Allora, questo immagina che sia o un orlo o un centro davanti, una manica. Come prima cosa ti fermi l'orlo, te lo segni. Qui ci dovrebbe essere il punto strega, ma ne parliamo un'altra volta, o lo puoi adesivare, basta che sia fissato in qualche maniera. Adesso prendiamo la nostra fodera o altro tessuto, lo appoggiamo su questa linea che è stata disegnata poco fa, prendendo un po' di spilli. Il filo da imbastire si spezza. Questa è la tecnica di infilatura senza leccata, fatto subito senza problemi. Adesso si va ad imbastire, si parte esattamente dall'inizio. Qui l'importante non è prendere entrambi i tessuti, basta prendere quello al quale si va ad attaccare. Si fa un solo punto indietro perché non deve reggere per sempre, tanto questa è un'imbastitura, poi si toglierà, e poi si va a fare il nostro punto. E qui puoi o spezzarlo o tagliarlo. Ok, adesso prenderò un altro filo da imbastire, un filo colorato, perché ebbene sì, esistono anche i fili colorati per imbastire, così ti faccio vedere la differenza. Perché sto usando, invece che un filo forte, ovvero un filo normale per cucire, sto usando un filo da imbastire per fare il punto invisibile, perché almeno lo vedi meglio nelle riprese, altrimenti si vedrebbe poco. Quindi questo è un filo più grosso e si vede meglio solo per questo, altrimenti non lo sceglierei mai. Allora, una volta che l'hai fissato, lo prendi in mano, cominci con 2 punti o un punto indietro, dipende dal punto in cui si trova. I campioncini sono quasi sempre più uggiosi della realtà. Prendi 1-2 fili della tua fodera e vai. Questo lo rimbocchi sotto. Qui ago inclinato, vai a prendere esattamente perpendicolarmente, quindi qui ago inclinato che fa il punto dritto. Non devi prendere l'altro lato della stoffa, mi raccomando, e vai a prendere un paio di fili. Ago diritto, prendi la stoffa solo sopra e vai con l'ago inclinato. Se c'è dello sporco che ti dà noia, lo levi. Le forbici che sto usando sono delle tagliafilo, se ti interessa, sono comodissime. Queste sono ad anello in particolare e si usano in questo modo, così uno è libero di lavorare e avercele sempre a portata di mano. Ci vuole un po' di pazienza quando ci sono un po' di fili. Ecco, qui se puoi vedere non sono andata esattamente dritta, e quello è questo qui è quello che succede. Questo e questo sono dritti, questo è storto.
In teoria lo dovresti sfare, io li lascio perché così guardiamo l'effetto finale. Diritto, si va col lago inclinato, controllo sempre dietro di non aver preso niente, vedi? Questo è quello che succede quando si prende il dietro, ti viene fuori e lì va sfatto per forza, quindi prendi o con un punteruolo o con la cruna del lago, mai con la punta, e rinfili. Questo dito ti serve per tenere fermo il tessuto, ma a contrasto. Controlli dietro. Ah, l'ho preso al punto prima addirittura. Oh. Le parti iniziali sono sempre più complicate perché hai poca stoffa da tenere in mano. Allora saltiamo un pezzettino così. Anche l'ago che sto usando non è adatto per fare questo lavoro, ti servirebbe un ago più corto, però mi serve per farti capire la posizione del lago. Prendi solo il tessuto sopra e inclini. Come fai a sapere se hai preso anche il tessuto sotto? Di solito, siccome questo dito lo tieni dove vai a cucire, ti buchi, quindi se ti sei bucato, anche solo sfiorato, graffiato, sicuramente hai preso un pezzo della parte sotto. E già quando arrivi qui hai un altro mano a forbice. Questi due servono per tenere, quindi dita a forbice. Se non riesci a farlo col mignolo, usi quest'altra posizione. Tieni sempre il tessuto, ti aiuta nel lavoro. Punto storto. Questo in realtà non è completamente sbagliato, è un altro tipo di punto. Noi ora facciamo questo punto fisso, quello con l'ago inclinato invece è un punto più elastico. Ne parliamo un'altra volta. Questi sono punti che io faccio di solito all'incirca ogni mezzo centimetro o un centimetro, a seconda di cosa devo fare, però principalmente mezzo centimetro. Questa è la posizione delle mani. Forbice, forbice, qui lo sto tenendo, qui lo sto tenendo. Se ti si annoda, non tagliare, lo ritiri fuori, tieni fermo di qua e tiri finché non ti si scioglie. Tenaglia, tenaglia, forbice, forbice. Una cosa alla quale devi stare attento è, vedi qui, non è più liscio come questo, ma è ondulato, si vede a malapena. Quando vai a tenere in questo modo, stai facendo fare più strada a questo tessuto rispetto che a questo, quindi devi cercare di cucire più piatto possibile invece che arrotondato. È un concetto molto complicato, ma se ti capita te ne accorgi subito, perché alla fine ti ritroverai con una parte più lunga dell'altra. Se le hai tagliate esattamente perfette e precise non ti deve succedere, e quindi sai che il problema è stato questo, quindi ti conviene sfare e rifare. Sfare e rifare è stato un po' il mantra del mio tirocinio, dell'intero anche apprendistato.
Finché le cose non vengono bene, si sfà e si rifà. E quando arrivi in fondo fai 2 punti indietro. Fate l'inizio. Questo è il risultato sul diritto. Vedi? Si vede subito se hai preso un punto oppure no. Ora, se lo fai nello stesso colore del tessuto, in teoria si vede poco e niente. Però, fidati di me, se usi un tessuto uggioso come può essere il velluto, si vede. Si va a togliere l'imbastitura. Io uso un punteruolo dalla punta arrotondata. Entro sotto la filza di qua. Entro sotto il filo da imbastire o filza, è la stessa cosa, e lo tengo. Questo è il risultato. Se viene fatto con il filo dello stesso colore e con il punto diritto non si vede niente. Se invece viene fatto con un punto che non è esattamente diritto, allora si vede. Questo è come viene invece sul diritto. Qui è fissato. Punto invisibile fatto. Grazie per essere rimasto con me fin qui, spero che questa informazione ti sia stata utile, nel caso lasciami un mi piace così lo so e lo fai sapere anche agli altri. Se hai qualche domanda scrivimi nei commenti, puoi scrivermi anche semplicemente che ti è piaciuto, lo apprezzerò tantissimo. Trovi informazioni come questa insieme a tutorial e altre curiosità sui miei canali Cosplay Fai da Te, su Facebook, YouTube, Instagram e LinkedIn. Ti ringrazio ancora e ci vediamo presto. Ciao!